Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi metteremo alla prova la tua conoscenza su uno dei geni più straordinari della storia, Leonardo da Vinci. Dalle sue invenzioni visionarie ai capolavori che hanno cambiato l'arte. Mettiti alla prova con 30 domande a risposta multipla divise in 3 livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. In quale città nacque Leonardo? Firenze, Vinci, Siena o Pisa? Vinci. Leonardo nacque a Vinci nel 1452. Chi fu il suo primo maestro? Michelangelo, Donatello, Verrocchio o Brunelleschi? Verrocchio. Andrea del Verrocchio guidò Leonardo nella bottega fiorentina, dove imparò pittura, scultura, meccanica e molte tecniche artigianali. Quale tecnica usò spesso Leonardo nei suoi dipinti? Sfumato, fresco, arazzo o mosaico? Sfumato. Lo sfumato rende i contorni morbidi e quasi vaporosi, creando un effetto realistico e misterioso che diventerà la sua firma artistica. In quale città lavorò per Ludovico il Moro? Venezia, Torino, Roma o Milano? Milano. A Milano lavorò per quasi 20 anni, diventando pittore di corte, ingegnere, architetto e ideatore di feste e spettacoli. Quale celebre affresco realizzò in Santa Maria delle Grazie? Il Giudizio Universale, l'Ultima Cena, la creazione di Adamo o Trinità? L'Ultima Cena. L'Ultima Cena rivoluzionò la rappresentazione religiosa, puntando su emozioni, gesti e relazioni tra gli apostoli. Come si chiama il suo celebre disegno dell'uomo ideale? Uomo quadrato, uomo rinascimentale, uomo vitruviano o uomo perfetto? Uomo vitruviano. Rappresenta le proporzioni ideali del corpo umano secondo Vitruvio, simbolo del rapporto armonico tra uomo e natura. Dove si trasferì dopo aver lasciato Milano nel 1499? Mantova, Roma, Ferrara o Bologna? Mantova. Quando Leonardo lasciò Milano nel 1499, si trasferì prima a Mantova, ospite di Isabella d'Este, e poco dopo si spostò a Venezia. Come scriveva nei suoi appunti personali? In verticale, in stampatello, in maiuscolo o da destra verso sinistra? Da destra verso sinistra. Leonardo utilizzava spesso la scrittura speculare, tracciando le parole da destra verso sinistra. Questo metodo lo aiutava a evitare di sbavare l'inchiostro, essendo mancino, e rendeva anche i suoi appunti meno leggibili a occhi indiscreti. Quale accusa legale dovette affrontare a Firenze nel 1476? Eresia, sodomia, furto o spionaggio? Sodomia. Leonardo, che aveva circa 24 anni, fu denunciato anonimamente insieme ad altre 3 persone per presunti atti contro natura. Non emersero prove concrete. Leonardo non venne mai condannato. Per chi dipinse la Gioconda? Il re di Francia, il Papa, un mercante fiorentino o la famiglia Sforza?
Un mercante fiorentino. La Gioconda fu commissionata da Francesco del Giocondo, ricco mercante di seta di Firenze. Il ritratto doveva raffigurare sua moglie, Lisa Gherardini, da cui deriva il nome Monna Lisa. Difficoltà media. Quale animale studiò per la meccanica del volo? Il pipistrello, l'aquila, la colomba o la gru? Il pipistrello. Lo considerava un perfetto modello biologico per comprendere aerodinamica e movimento alare. Dove approfondì i suoi studi anatomici? Venezia e Roma, Ferrara e Siena, Torino e Parma o Milano e Firenze? Milano e Firenze. Collaborò con ospedali e medici, lasciando disegni anatomici così precisi da essere compresi appieno solo secoli dopo. Quale fiume studiò per deviare il corso? Il Po, l'Arno, il Tevere o l'Adige? L'Arno. Progettò un canale che avrebbe rivoluzionato i commerci toscani, ma il piano non fu mai realizzato. A quale animale si ispirò per il suo veicolo da combattimento corazzato? Un armadillo, un serpente, una tartaruga o un rinoceronte? Una tartaruga. Il famoso veicolo corazzato progettato da Leonardo aveva una forma tondeggiante e protettiva ispirata al guscio della tartaruga, simbolo naturale di difesa e resistenza. Chi era Salai? Un allievo di Leonardo, un famoso mecenate, un pittore rivale o un membro dei Medici? Un allievo di Leonardo. Salai, il cui vero nome era Gian Giacomo Caprotti, fu uno degli assistenti più vicini a Leonardo per oltre 20 anni. Studiò con lui, lavorò nel suo atelier e lo accompagnò in molte fasi della sua vita artistica. Quale animale raffigurò in numerosi studi sul movimento? Il cane, il gatto, il leone o il cavallo? Il cavallo. Dedicò un'attenzione particolare a questo animale, considerandolo un modello esemplare di forza ed eleganza, e ne studiò l'anatomia e la dinamica in dettaglio. Che mestiere svolgeva il padre di Leonardo? Il pittore, il notaio, il mercante o il politico? Il notaio. Ser Piero da Vinci era un notaio affermato, una professione di grande prestigio all'epoca. Grazie al suo status sociale, Leonardo poté accedere a contatti importanti e ad ambienti culturali stimolanti fin da giovane. Quale di queste opere non è di Leonardo? La Vergine delle Rocce, il Cenacolo, la Scuola di Atene o l'Annunciazione? La Scuola di Atene. La Scuola di Atene è un capolavoro di Raffaello, non di Leonardo. Le altre opere appartengono tutte alla produzione leonardesca. Dove si stabilì negli ultimi anni della sua vita? Francia, Spagna, Portogallo o Inghilterra? In Francia. Il re di Francia, Francesco I, lo accolse come primo pittore, ingegnere e architetto del re, dandogli grande libertà creativa. Quale opera portò con sé in Francia? La battaglia di Anghiari, l'Adorazione dei Magi, l'Annunciazione o la Gioconda? La Gioconda. Considerata quasi un'opera personale, la continuò a perfezionare fino alla fine della sua vita.
Difficoltà alta. Che cos'è il Codice Atlantico? Un testo di anatomia, disegni e appunti, progetti militari o un progetto segreto? Disegni e appunti. Il Codice Atlantico è la più vasta raccolta di fogli leonardeschi, che comprende oltre 1000 pagine di schizzi, studi scientifici, invenzioni e osservazioni sul mondo naturale. Quale studio anatomico gli è attribuito? Funzione dei reni, struttura del midollo, il funzionamento del cuore o l'attività cerebrale? Il funzionamento del cuore. Intuì il funzionamento vorticoso del sangue, anticipando scoperte confermate solo nel XX secolo. Quale elemento naturale affascinava particolarmente Leonardo? L'acqua, il fuoco, la terra o l'aria? L'acqua. Leonardo studiò l'acqua in ogni forma, movimenti, vortici, fiumi e piogge. La considerava la forza più potente e imprevedibile della natura. Quale materiale voleva usare per il gigantesco cavallo Sforza? Legno, marmo, terracotta o bronzo? Bronzo. Doveva essere la più grande statua equestre mai realizzata, ma la guerra interruppe il progetto. Chi ereditò i suoi manoscritti principali? Francesco I, Francesco Melzi, Salai o Michelangelo? Francesco Melzi. Leonardo lasciò i suoi manoscritti, appunti, biblioteca e strumenti a Francesco Melzi, che fu incaricato di custodirli e tramandarli. Quale sua invenzione si dimostrò funzionare nel 2000? La balestra, la vite aerea, il paracadute o un veicolo da guerra? Il paracadute. Adrian Nicolas, esperto paracadutista, nel 2000 testò un paracadute costruito seguendo fedelmente il progetto di Leonardo del 1485, dimostrando che l'invenzione di Leonardo funzionava davvero. Quale tecnica usò per mappare la struttura interna del cervello? Cera fusa, congelamento, argilla o un sistema di lenti? Cera fusa. Leonardo iniettò cera calda nei ventricoli per creare un calco solido, una tecnica che fu replicata solo 200 anni dopo. Quale strumento ottico studiò e migliorò? Il cannocchiale, la lente convessa, il prisma triangolare o la camera oscura? La camera oscura. Leonardo descrisse la camera oscura con grande precisione, intuendo principi che saranno alla base della fotografia. Quale città mappò con straordinaria precisione nel 1502? Urbino, Imola, Ferrara o Bologna? Imola. Nel 1502 Leonardo realizzò una mappa di Imola incredibilmente accurata, vista dall'alto e costruita con rigorosi calcoli geometrici, un lavoro considerato rivoluzionario per la cartografia dell'epoca. Quale grande opera teorica Leonardo non completò mai? Un trattato di pittura, un'enciclopedia di scienze, un trattato sull'uomo o un libro sulle macchine? Un trattato sull'uomo. Leonardo sognava di creare un'opera monumentale dedicata all'essere umano, unendo anatomia, proporzioni, movimento e psicologia. Questo progetto, noto come De Figura Umana,
Avrebbe dovuto essere la sintesi assoluta del suo pensiero scientifico e artistico, ma restò incompiuto. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 10 punti, hai colto qualche informazione, ma il mondo di Leonardo è ancora tutto da scoprire. Ogni pagina dei suoi codici, ogni schizzo d'invenzione, ogni pennellata dei suoi capolavori nasconde segreti e meraviglie. Non demordere, continua a esplorare, osservare e interrogare il suo universo. Se hai fatto da 11 a 20 punti, conosci bene opere, invenzioni e curiosità sulla vita di Leonardo. Riesci a riconoscere la sua mano nei dettagli più sottili e a comprendere l'ingegno dietro le sue creazioni. Sei sulla strada giusta, il suo universo complesso e affascinante non ha segreti per te, o quasi. Continua a leggere, osservare e sperimentare con curiosità. Ogni scoperta ti avvicina sempre di più al cuore del pensiero vinciano. Se hai fatto da 21 a 30 punti, complimenti! Hai una conoscenza profonda del genio vinciano. Dalla pittura all'anatomia, dall'ingegneria alla cartografia, riconosci l'impronta di Leonardo in ogni dettaglio. La sua visione interdisciplinare e la sua capacità di unire arte e scienza non hanno più segreti per te. Sei un vero esperto rinascimentale, capace di comprendere la portata storica e culturale delle sue opere e di apprezzare ogni sfumatura della mente di un genio senza tempo. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!